Oggi facciamo insieme il pandoro veloce. Iniziamo con la biga. In una ciotola mescolate la farina, l'acqua e il lievito, potete farlo con un cucchiaio fino a formare una palla. Coprite con la pellicola e lasciate lievitare in forno spento per un'oretta. Intanto imburrate e infarinate bene lo stampo. Dopo un'ora riprendete la biga e la versate nella farina e con gancio ad uncino iniziate ad impastare. Versate l'acqua, all'inizio la velocità è medio-bassa, e poi aggiungete metà dello zucchero e metà delle uova che avete sbattuto in precedenza. Aumentate leggermente la velocità e quando lo zucchero e le uova sono stati assorbiti dall'impasto potrete aggiungere la restante parte di zucchero e la restante parte di uova. Così. La velocità deve essere sempre media, io non ho mai superato il 4,5, diciamo, altrimenti si rischia di surriscaldare l'impasto. Qui volendo potete o usare un gancio a foglia o se no come me con una marisa staccare un po' l'impasto, perché all'inizio sarà proprio così, molto umido, molto appiccicoso. Quindi voi continuate con la planetaria ad impastare e ci vorranno circa 15 minuti per ottenere un impasto incordato, omogeneo e soprattutto avere la ciotola pulita. Vedete che poi dopo un bel po' di minuti l'impasto pian piano inizia ad incordarsi, proprio così. La ciotola rimane pulita e l'impasto si attacca al gancio. Quindi solo quando avrete ottenuto questo tipo di consistenza dell'impasto, omogeneo, liscio, compatto e non più umido, potrete aggiungere un pezzetto alla volta di burro morbido. Voi considerate che per l'intera procedura ci vorranno circa 40-45 minuti. Quindi prima di aggiungere il pezzo di burro successivo dovrete assicurarvi che quello precedente venga ben assorbito. La velocità deve essere sempre media, non velocissima ma neanche bassissima. Quando avrete finito di inserire tutta la quantità di burro potrete aggiungere la scorza di limone e di arancia, un cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Reimpastate di nuovo il tutto fino ad amalgamare tutti gli ingredienti e voilà come si deve presentare il vostro impasto del pandoro veloce. Settendo l'impasto non si rompe, quindi si è creata una buona maglia glutinica. Ora prendete l'impasto, lo stendete senza farina su un pianale e lo aprite in un rettangolo direttamente con le mani, perché vedrete che l'impasto sarà molto elastico e non si romperà. Adesso fate una piega a libro, esattamente così come vi faccio vedere. Portate un lembo verso il centro e poi l'altro lembo sopra. Ora arrotolate formando una specie di salamino e con movimenti rotatori formate poi una palla. Prendete lo stampo da pandoro e disponeteci in centro con le pieghe rivolte verso l'alto il vostro impasto. E adesso lo potete mettere in forno spento a lievitare per 5 massimo 8 ore. Ed ecco amici come si presenta l'impasto dopo 3 ore di lievitazione. Il mio forno ha la funzione lievitazione, però voi volendo potete mettere un pentolino di acqua bollente sul fondo proprio per favorire la lievitazione. E voilà come si presenta dopo 5 ore di lievitazione, pronto per essere infornato. 145 gradi in forno statico, 55 minuti e voilà! Lo lascio raffreddare un attimo, un colpetto secco ed ecco pronto il pandoro veloce. Wow, che meraviglia! Zucchero a velo come se piovesse. E adesso la prova assaggio. Guardate che sfogliatura, sembra quello della pasticceria. E lo potete fare direttamente a casa vostra con un unico impasto. Ormai a casa mia faccio solo questo, è morbido, è soffice, è profumato, è facile, una bomba. Ciao ciao!